Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Piano piano sto recuperando la voce, ma quello che non ho mai perso è l'energia e l'entusiasmo di questi giorni durante il Mashable Social Media Day. È stato un evento molto interessante, pieno di incontri, di persone stimolanti, di nuove iniziative. Infatti vi dico, il dietro le quinte, ho incontrato altri podcaster e si sta parlando di organizzare la terza edizione del Festival del Podcasting dal vivo in Romagna. Non ditelo a nessuno perché ci stiamo lavorando, ma lo volevo condividere con voi per farvi solamente assaporare che cosa sono stati questi giorni. Quando incontri le persone in maniera diretta, al di là di quello che hanno scritto sulla loro pagina LinkedIn, dei loro meriti accademici o professionali, riesci a sentire la persona. Non so se capisci quello che voglio dire, la senti, vedi se scatta una sintonia, se scatta un'empatia o se c'è qualche cosa per la quale non te la conta giusta. Bene, una persona che me l'ha realmente contata giusta è stata Virginia Salas Castilio. Chi è questa ragazza? Guarda, per dirtene una, nella classifica degli Snapchatter più influenti al mondo, da una parte abbiamo Gary Vaynerchuk, dall'altra DJ Khaled, in mezzo c'è Virginia Salas Castilio. Una ragazza che con la massima semplicità, proprio acqua e sapone, si è affermata come imprenditrice di successo. Sta aiutando la BBC a portare la sua comunicazione su Snapchat a clienti enormi. Ha lavorato per Apple, per Oracle, sembra che abbia fatto 10 vite nonostante sia ancora giovanissima. E a questa ragazza qua, semplice, con gli occhi limpidi, uno sguardo diretto, dolce ma allo stesso tempo convinto di dover raggiungere un risultato molto preciso, consapevole di un proprio equilibrio. Bene, a lei ho voluto chiedere qual è la sua strategia digitale, qual è la sua strategia nell'utilizzo di Snapchat e nell'utilizzo di questo nuova forma di raccontarsi, che sono le video storie. Prima di ascoltare l'intervista con Virginia Salas Castilio, voglio ricordarvi che Strategia Digitale ha un indirizzo preciso, soprattutto per mandarci i vostri amici che magari vi stanno chiedendo ma come faccio a fare business online, ma tu come ti muovi per il marketing digitale? Ragazzi, a queste domande la risposta è una: risparmiate pure tempo, gli dite strategiadigitale.info, loro vengono, entrano con noi in questo viaggio stupendo di scoperta del digital consapevole, e più siamo e meglio stiamo. Ma ora, bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire chi è realmente Virginia Salas Castilio. So I am what you call a third culture kid. So it means I have a lot of different nationalities. My mom is Russian, my dad's German. I speak English, German, and Spanish, and I've been to 15 different schools, lived all over the world. And since I was very young, I think it was 8 years old when I started my first business. And it was giving bicycle tours to tourists in the Dominican Republic. And so me and my little friend Barbara, we were like, okay, we're going to get these bikes and we're going to give people bicycle tours and all this kind of stuff. It was hilarious. We started making flyers and creating a marketing strategy. And I used to sell fruits to tourists. So I've always been very entrepreneurial. And I had my first job at 10. I was working as a waitress. And then at 15, I was working on my first Hollywood production. So business and people has always been my absolute you're passion. You're a senior, basically. Exactly. I know. I'm very old like that. But so I moved out of home when I was 16 and started working there as well. Finished high school and then moved to Australia. Then I actually kind of stopped uni before I was done, and I started working for Apple. And so I worked for Apple for 3 years in their headquarters in Ireland, and then 2 years at Oracle. So my background is corporate IT. And then I just decided to completely quit the corporate world and start my own business and become a Snapchat influencer. And now I'm one of the world leading experts on Snapchat and run my own company, which is Genie TV, where we do social media consulting across all platforms. So that's my job. How did you start with Snapchat?
Yeah, Were you an early adopter? Absolutely, yeah. So I started creating content on Snapchat 2.5 years ago. And but I was actually one of the first YouTubers as well. So I started creating content on YouTube 11 years ago, but nothing ever happened with that channel. Nothing ever happened with my following. Because, I mean, I was very young. I was just like learning how to create videos and just playing around. And so nothing really happened with my career, I suppose, as an influencer. However, when I saw Snapchat and they started stories, I really saw the potential and the real-time storytelling, 24-hour format, really bringing people into your day. I feel like one of the things that influencers get a lot is kind of feeling that they're fake, you know, like their content's not real. It's like, oh yeah, it's easy to sit down with a camera for 5 minutes and talk something and people will think you're amazing. But it's like Snapchat is the most rawest social media platform. And once I saw that opportunity and saw the growth that it would lead to in business specifically, that's when I just like focused 100% on Snapchat all in. On average, how many snap do you publish in a day? Probably like 15 to 20. I've created over 750 Snapchat stories on my own channels, on brand channels and others. So I have created, for the past 2 years, I've created a Snap story every day. And how do you choose the right moment to do a snap? I call what I do creation and inspiration. So when I feel something, when I'm in a moment, I'm with someone and I'm connecting, I just get out my phone and I try to capture it. So. Does it create embarrassing situation with your friends or your family? Oh yeah, absolutely. My friends all hated it in the beginning because I was always on my phone, and I had so many people that were messaging me every day, just like asking me how I was and for my opinions, and it was just suddenly I had thousands of followers, so I was on my phone a lot, and they didn't like it at all, and they didn't understand it. And I think I actually broke up with a boyfriend as well because of Snapchat, because he just didn't like me being on Snapchat or having my life so public, right? But by now, 2 years later, everyone is completely used to it and supportive, and they understand what an incredible tool it is to communicate with humanity, I suppose. This is what happens to you, but how you can replicate the same thing and scale it for the brands asking for your consulting. Yeah, absolutely. So the interesting thing about Snapchat is it's an empty room with no doors, right? So if there's no one coming into you can't find it. You just can't. It's undiscoverable. It's unplottable, right? I don't know if there's any Harry Potter fans out there, but it's kind of like the room of requirement. It's very nerdy. But so what you need to do is when working with brands is you have to create doors and funnels from other platforms. So let's say Facebook, Instagram, Reddit, for example, SEO, outside brand campaigns, things like that. So you have to, kind of right now, your microphone that you're speaking to me on, it has your Snapchat QR code as a sticker. Number one most important thing. So many other companies have already adopted that. Evian, Fonte. If you look at their products, you can see their Snapchat QR codes. Restaurants like Vapiano, when you go into the bathroom, they have their Snapchat codes. So it's about creating an integrated marketing strategy around, that empty room and creating doors and creating traffic to bring followers in there. And here's the interesting thing, though, is that Snapchat is the most valuable follower out of any other platform because it was so difficult to acquire them. And so that's why they're going to be the most loyal. So you create funnels and doors to your Snapchat account and assets, but is Snapchat a place where you can convert people or just to do branding? 100%. I think Snapchat is the best conversion rate. So you missed some of the statistics in my talk. For example, one of our influencers, Rasmus, he has around 60,000 followers on Snapchat. He did a branded campaign for McDonald's to drive downloads to the new apps. He converted in 24 hours 7,500 downloads. So you can imagine that's an over 10% conversion rate if he only has 60,000 followers and is able to convert 7,500. He did another campaign with Coca-Cola, and after his campaign, it was basically a summer campaign with him collaborating with Coca-Cola. Their market share in Denmark, where he was doing the campaigns, rose by 6.6%. So less people, more engaged, higher conversion rate. Is that right? 100%, yeah.
And what about the tools? For example, Instagram offers in the stories to facilitate the passage between Snapchat, between the story and a website or e-commerce or other place on the web. Snapchat is not using data links, for example. Yeah. So, I mean, they do have the swipe up feature, so anyone can swipe up. Instagram hasn't opened that up for everyone yet. But I only have to say that the higher barrier to entry that you create for your customers, the more likely then they will convert, because it seems a bit more magical, a bit more secret. Let me give you an example. Yesterday, I did a campaign just as a favor for one of my clients, right? So she's currently doing something like around elephants, raising awareness for elephants. So I did a little story on my Instagram because I'm able to tag her, I'm able to do the hashtags, I'm able to do all that stuff. And Instagram gives you amazing statistics and telling you, how many people actually tapped it. Like, they give you everything. It's incredible. And so out of 1,000 people, like just since I checked, that viewed the story, only 5 people out of 1,000 tapped the name that I had mentioned, right? So they don't really care. They're not really that invested. They follow a lot more people. They're not used to following a call to action. But because Snapchat, it was little bit more elusive, a little bit more difficult. Anytime you did shout someone out, they would convert over. So I think I love the tools that Instagram is giving. I love the statistics, but you don't see the results there as much. Whereas if I would have done that on Snapchat, same campaign, out of 1,000 people, at least 100 or 200 people would have converted. So you have a 10 to 20% conversion rate in comparison to 0.05. Let's talk about metrics. What are the Snapchat KPIs, the KPIs we should look to? Yeah, so, I mean, just to give you like some kind of ballpark figures in terms of so to orientate yourself around Snapchat. So Snapchat has around 200 million active users at the moment. People check in on the app around 18 times a day, spending around a half an hour a day on average on the application. And so the other interesting thing is that of all your followers, 56% of your followers are actually viewing your content. Now, in comparison to Instagram stories, you're at 5 to 10%. And on Facebook, you're somewhere at like a 0.5%. Like Facebook is very, very low. But so already seeing that is that there's a lot of value there of very active user base of people that are checking into the application and actually following your content. So as I said, so if you have, let's say, KPIs around an influencer campaign, like the McDonald's one, for example, that's a really high KPI. So a 15% conversion rate from call to action to download, that's like a very high conversion rate. A mid-tier one, I would say it would be around 8%, and a low tier would be around 4% conversion rate, right? But that's already, the lowest on Snapchat is already the higher than any other platform. What about exporting feature? Do you export your snaps and publish on any other platform? Yeah, I mean, usually for me, because of Instagram stories, I try to download and then repurpose onto Instagram because I have a different audience. And some people just like to see things twice. If I have a really good story with really good content, then I will get my team to edit it and repurpose it. We do a lot of business vlogs on our page, so we try to use some of my snaps, we put them in the story, and it looks cool when you can see me holding my phone in a shot, and then you can actually see the story in a phone on the screen, so you can do really cool things with editing in vertical into landscape footage. And what is next, starting from Snapchat? I mean, you have a funnel, you have a Snapchat as at the end of your funnel, but if your follower wants more, do you create a list and do you email campaign or have I don't know, other channels of communication more intimate, or they just like to watch your story and get in touch with you using the messages? Yeah, I have to say I've been very terrible at creating another product or an email list or anything like that with my following. People are always surprised at this. But I just kind of... Also, I don't really use my Snapchat following so much for my business. It's more like my business has grown because of my Snapchat following, right? So because I was able to grow this channel, which is really hard to do. And so for me, it's just like my fun place, I just use it to make stories and to talk to people and things like that. And I haven't
haven't really done much with that in order to convert. For me, like all the clients that we work with are quite high level. And so, we have maybe 10 clients in our portfolio, but these are all very big clients. And so I don't really pull from my followers because, it's not very likely, I think, that they would convert in the same way that my clients at the moment do. But I mean, one of the things that I definitely do notice is that people like to watch my content on different platforms. So now I've started growing my Instagram as well, and my Facebook, so they're able to find content on those different platforms. And who knows, maybe in the future one day I will create an email list or try to do something more with it, but I just haven't found anything that really resonates with me yet. I mean, maybe Messenger bots, I think they're quite interesting. The subscription model on Messenger, I think that would suit me a little bit more. So how many messages do you receive through Snapchat per day? Around average? 300 to 400 messages a day. How do you manage it then? I don't. I try to check in every now and then and try to reply to people because I know it really means a lot to them, and I send them voice messages. But I will go into a conversation on Snapchat because people will keep on messaging me, thank God, and I will see a year worth of them messaging me, and I'll go back and I'll be like, I'm so sorry, I just saw this. It is overwhelming. I have a very great team, and I have a lot of people that are checking my messages for me, sending screenshots if there's something relevant across Facebook and Instagram. Snapchat is the only one where that's always just managed by me, but on the other ones I do need help. Do you an advice that can make the difference for people that just started to do Snapchat and they want to get in touch with their fan or build a fan base, a community? What is the advice can make the difference? Yeah, first of all, like, find yourself, right? Like, make sure that you're ready to be an influencer, to be a creator, be someone that other people are watching who are interested in your life, right? Because I feel like people make that decision, but then they don't know how to deal with that responsibility. And that's a really big thing. And also, like, be really set in who you are before you go and make that step, because it can change you. And you can see a lot of people in the social media space who just, get a lot of attention and then they just become not very nice people. So you want to avoid that in order to stay true to yourself, because ultimately that's the most important thing. And so once you have that set, you know who you are, then make sure you understand what content excites you most to make. Because even if you might think that your followers might enjoy getting tech tips or something like that, if that's not what you're most excited about, you're going to eventually get bored and you're not going to be able to consistently do it. So find that thing that, like, you could talk about all day, every day, 5 days a week, 365 days a year, and create content around that. Find a way to make it fun, engaging, and challenging, and then set yourself up with a marketing strategy. Really look at all the other platforms, how you can grow, how you can become viral, and then ask your followers to help you. And be very transparent about what you're doing. Be like, hey guys, I want to have 1 million followers on Snapchat. I want you to help me. If you're enjoying my content, please share my Snap code. Please tell everyone on your story to follow me, because this is my dream, and you'll find that people will follow. Ecco, secondo me, personaggio a parte, è importante capire, comprendere, ascoltare bene quello che ci ha raccontato Virginia per estrapolare da lei alcune attitudini, alcuni atteggiamenti che possiamo far nostri se vogliamo raggiungere simili risultati della stessa portata, se vogliamo imparare a utilizzare in maniera apparentemente sciolta il digital per riuscire a ottenere i nostri risultati di business. Una delle cose che mi ha colpito di Virginia è che lei è una natural business person, cioè da quando aveva 8 anni ha creato il suo primo business facendo dei tour in bicicletta. Allora capisci che il business non è una roba che si impara sui libri di scuola. Io condivido la sua visione, anche perché io pure vengo da un mondo totalmente estraneo a tutto questo, dal mondo dell'umanismo, della storia dell'arte. Quindi quando mi sono trovato a utilizzare il digitale e a lasciar libera la mia creatività per, attraverso il digitale, creare delle cose di valore per le persone, non stavo pensando a fare un business plan, non stavo pensando a confrontarmi con le altre startup digital, andavo dritto alla ricerca del valore. E questo secondo me è un pochino la chiave: trovare delle necessità
e trovare delle risposte a queste necessità, risposte che siano di valore. Un'altra cosa che l'ha messo in evidenza è che la sua scuola è la vita. Lei pure ha lasciato l'università, ma ha fatto un sacco di esperienze professionali, Apple, Oracle, ha girato i 5 continenti. Ecco, questo è un altro punto secondo me molto importante. Sono rimasto a un po' di tempo fa colpito da centinaia di imprenditori che stavano dentro una sala dove facevano formazione, e questi imprenditori avevano, numero uno, la maggior parte di loro, le cuffiette per la traduzione simultanea. Non conoscere l'inglese oggi, non riuscire a interagire con persone che parlano altre lingue, che hanno altre culture, per me è come girare con un occhio tappato. Non è, cioè, ci priviamo di un accesso all'informazione, a un'enorme quantità di informazioni e anche a un'enorme quantità di punti di vista. Secondo me è impossibile fare l'imprenditore oggi senza aprirsi degli strumenti di dialogo, quale per esempio la conoscenza di una lingua straniera e soprattutto dell'inglese. E allora, da una parte mi ha colpito il fatto che avevano bisogno della traduzione simultanea, dall'altra parte mi ha colpito che avevano investito i loro budget, anche diciamo il loro budget di tempo libero. Li vedevo alcuni molto preoccupati lì a controllare lo smartphone, l'email, qua, là, ma io mi sono assentato dall'ufficio. Ragazzi, per chiudervi in un'aula a 100 km da casa non mi sembra una smart move. Uscite fuori dall'Italia, prendete un aereo, andate dovunque, a qualsiasi conferenza, e vi si apriranno gli orizzonti, vi si apriranno nuovi punti di vista, nuove relazioni, nuove possibilità. Anche il vostro cervello verrà stimolato diversamente dall'ambiente stesso. Cioè, mi ricordo la prima mattina di quest'anno, l'altro anno di questi tempi, stavo a Boston per la conferenza Inbound. Mi ricordo correndo sulla spiaggia di Boston, il cielo del Massachusetts, il mare, l'aria mi hanno stimolato dei pensieri diversi da quelli che facevo il giorno prima facendo la stessa cosa a casa mia. E allora è estremamente importante, secondo me, anche viaggiare e imparare dalla propria vita. La cosa che va cercando attraverso i social media, perché uno poi dice: quali sono gli obiettivi della mia comunicazione sui social? Il punto cardine della ricerca di Virginia è l'autenticità. Perché ha scelto Snapchat? Magari per qualcuno potrebbe essere intuitivo. Uè Gaudiano, io con su Snapchat non mi ci trovo, non mi trovo bene, non capisco come funziona. Ecco, potremmo fermarci all'aspetto della piattaforma. In realtà lei, prima di pensare alla piattaforma, ha pensato a cosa voleva comunicare. Voleva qualcosa che le permettesse di essere autentica, di comunicarsi in maniera autentica con le persone lì fuori. E ha trovato questa caratteristica in Snapchat. Ora è inutile dire che, naturalmente, pensando ai propri asset di comunicazione, ma se domani Snapchat diventasse un mezzo che impedisce l'autenticità, Virginia cambierebbe piattaforma. La nostra comunicazione sui social non deve essere ancorata alla piattaforma, ma deve utilizzare la piattaforma per raggiungere i nostri obiettivi di comunicazione. Ora, quando noi cerchiamo di comunicare attraverso i social media, attraverso il digital, siamo strani, possiamo essere diversi da tutti gli altri, ma Virginia non ha avuto questa paura. Lei ha avuto il coraggio di essere chi voleva essere, anche quando questo non è andato bene agli altri, anche quando gli amici l'hanno presa in giro, anche quando il fidanzato l'ha lasciata perché non sopportava il suo modo di utilizzare il digital, di far entrare nella propria vita quotidiana la sua community. Questa robina qui non è che è andata avanti per un giorno, è andata avanti per 2 anni, ragazzi. 2 anni. 2 anni sono lunghi quando tutti i giorni tua madre apre la porta della stanza, ti guarda e pensa: ma questo non fa niente dalla mattina alla sera. Sono lunghi quando il tuo amico ha trovato un lavoro dove lo pagano fisso e bene e tu fai i salti mortali per guadagnare 2 lire con la tua idea di business che ancora deve decollare. Sono duri quando gli altri ci prendono in giro, quando pensano di noi che siamo dei cretini. Tutte queste cose bisogna passarci dentro. Perché? Per 2 motivi. Uno, perché
sono necessarie, no? Per costruire una torre anche bellissima bisogna partire dal primo mattone. Quando guardi le cattedrali medievali, ma è incredibile, una poesia, Notre Dame, fantastica. Poi che cosa pensi? Beh, un giorno hanno messo la prima pietra, poi la seconda, poi la terza, ed erano tutto mattoni e cemento e non c'era nient'altro. Quindi non vedevi le linee, non vedevi nulla di particolarmente artistico, vedevi roba sporca con la quale sporcarsi le mani. Quindi è necessario accettare di essere diversi dagli altri, controtendenza, presi in giro per realizzare quello che vogliamo. 2, se riusciamo a raggiungere un equilibrio, un'indipendenza tale dal giudizio degli altri attraverso l'esercizio quotidiano, utilizzando le nostre strategie di comunicazione, potremo essere indipendenti sempre. Cioè, quando dopo 2 anni avrai raggiunto i tuoi obiettivi e la tua impresa andrà bene e vorrai fare un cambio, non ti troverai di nuovo sotto scacco, oddio cosa penseranno di me, oddio cosa fanno gli altri. No, sarai libero di andare verso la tua ispirazione. E allora i social media, intesi come li intende Virginia, sono un luogo. Lei parla di un luogo, parla di una stanza vuota nei confronti di Snapchat, una stanza vuota che non ha porte. E queste porte le devi aprire tu. Mi è piaciuta tantissimo questa immagine che ha utilizzato, perché è estremamente vero. Allora, se la stanza è vuota, ma che ci vado a fare in questa stanza vuota? No, qualcuno di noi potrebbe invece preferire dei social più pieni. Uè, Gaudiano, io vado su Facebook, è pieno di gente, così faccio il business. E invece no, non è che tu vai al mercato e raccogli gente per strada. Vai a cercare dei luoghi belli, piacevoli, interessanti, per portare le persone che lungo il tuo cammino hai incrociato, con le quali hai creato delle relazioni. Questa è una rivoluzione copernicana proprio del modo di intendere i social media. Non un luogo dove andare a pescare i pesci. No, guarda, vai là che c'è più pesce, vai a pescare lì che è più affollato. No, vado in un luogo bello, riparato, appartato, anche volutamente deserto, no? Pensa a dover portare fuori a cena tua moglie, la tua fidanzata, un amico caro. Non volete andare in un luogo chiassoso, volete andare in un luogo tranquillo. Ecco, un luogo tranquillo dove costruire un tuo luogo. E allora l'unica metrica di Virginia qual è? I fan su Facebook, le visualizzazioni su Snapchat, lo Snapchat score? No, l'unica sua metrica è l'impatto. Cioè quello che lei riesce, l'impatto che lei riesce ad avere, l'impronta che riesce a lasciare nella vita delle persone, misurata anche come la sua capacità di chiedergli di fare una cosa che poi la sua community fa. E questa metrica utilizzata su tutti i social media è importantissima, perché è inutile avere 1 milione di mi piace su Facebook se poi dici ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per fare questo. Non ti risponde nessuno. Tutti sì, ti commentano, ti mettono i like, ma coi like non ci si vive. Quello su cui si può vivere è il supporto reale di persone reali. Per questo che io tengo così tanto al nostro crowdfunding. Non per il singolo euro di tizio che si sveglia e dice divento pure io produttore di strategia digitale con 1 euro. Non è l'euro che ti cambia la vita, ma il fatto che una persona abbia deciso di alzarsi da quella sedia, di prendere un atteggiamento attivo nella propria vita, nel proprio lavoro, nello sviluppo della sua strategia digitale e abbia fatto una serie di operazioni, tra cui anche mettere la mano nel portafoglio digitale e tirar fuori 1 euro. Ecco, questa è la testimonianza che qualcuno si sta risvegliando, che tutte queste chiacchiere che facciamo insieme sono utili a qualcuno e a qualcosa. Non stiamo semplicemente parlando del sesso degli angeli, ma stiamo avviando un processo di cambiamento. L'impatto come KPI dei social media è qualcosa che ci permette di valutare in maniera diversa. Allora la domanda che ti faccio è: i tuoi social media, le tue piattaforme, su queste che impatto hai? Anzi, attraverso di queste che impatto hai sulle persone? Hai un impatto? A quante persone puoi chiedere di darti $1? A quante persone puoi chiedere di venire in un luogo fisico a un'ora, a un giorno per partecipare a un evento? Vedi qual è il tuo riscontro, vedi se riesci ad animare le persone che incontri attraverso il digital, oppure se queste relazioni sono solo fumo. E infine un'ultima cosa che mi è piaciuta di Virginia
è la responsabilità, no? Gli ho chiesto da che cosa bisogna partire oggi per comunicare sui social media, e lei ha detto first of all, find yourself, find your voice, trova te stesso, trova chi sei tu, cerca di capire bene chi sei tu. È questo che io dico sempre quando dico il piano dei social media è brand, contenuto, relazioni, dove brand non è un piano per comunicare dei valori, ma è chi sei tu veramente. Non dimenticherò mai un piccolo corso di personal branding a 4 persone in aula. Questo corso non gli avresti dato 2 lire vedendo proprio tutto il contesto. Bene, in quel contesto lì, parlando di personal branding, siamo arrivati al punto di capire che molte volte il nostro personal brand sono le cose che abbiamo represso nella nostra vita, quelle che ci dicevano i nostri genitori, lascia stare, non si vive di questo, quelle che quel professore ha detto, se non ti levi questo vizio non andrai mai da nessuna parte nella vita. Ecco, quelle cose che ci appassionavano follemente, quelle cose che avremmo voluto fare 24/7, quelle cose che ci facevano rincontrare con gli amici e stare lì fino a tarda notte, quelle cose lì magari sono il punto di svolta del nostro personal brand, quello che ci rende diversi anche da tutti gli altri che fanno la stessa cosa che facciamo noi. E allora, mentre sta sorgendo il sole, c'è un'aurora bellissima e ispirante, quello che mi sento di dirti è: trova chi sei veramente. Prima di raccontarti sui social media, prima di raccontarti sul web attraverso il digital, cercati e trovati. Trova chi sei tu veramente, perché solo se avrai una percezione chiara, una consapevolezza di chi sei veramente, qual è il tuo posto in questo mondo, anche in relazione agli altri. Non posso portare valore se non so qual è il mio valore. Solo se avrai prima definito questo, su questo potrai costruire tutto il resto della tua strategia digitale. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, sono davvero contento di aver incontrato Virginia. Vi metto tutti i suoi riferimenti, il canale Snapchat, anche il suo canale Instagram, Facebook, tutti li metto nelle note dell'episodio. Come al solito, se seguite Strategia Digitale dalla app dedicata potete fare swipe sulla copertina e trovare tutte le informazioni lì, altrimenti in tutte le piattaforme trovate modo di guardare le note e di connettervi con un click a Virginia. Ringraziatela da parte mia per aver condiviso così apertamente, così semplicemente tutte le sue ispirazioni e la sua strategia digitale. Una bella notizia è che tra poco Virginia sarà italiana, verrà qui a vivere a Ostia, vicino Roma, e quindi la rivedremo sicuramente. Abbiamo creato una connessione molto forte, spero magari di poterla portare in qualche corso sui social media a raccontare queste cose dal vivo. Per oggi è tutto, ma non è mai veramente tutto. Prima di ringraziare coloro che fanno strategia digitale, voi sentite me, io ci metto la voce, ci metto la passione, certo, ma non sono l'unico a mettercela. Prima di tutto ci sono i nostri produttori, gli ascoltatori di strategia digitale, che un bel giorno dicono: bene, strategia digitale voglio farlo anche io. Come si fa a fare strategia digitale? Beh, prima di tutto lo si può finanziare andando su umediaweb.com/finanzia, diventate produttori, finanziatori del nostro podcast e vi portate a casa, oltre alla possibilità di fare i fighi con gli amici, la consapevolezza di aver contribuito in meglio all'avventura digitale di centinaia di migliaia di persone a questo mondo, perché questi contenuti che giorno dopo giorno creiamo vengono ascoltati da persone nuove ogni giorno, e non sai mai quel semino che hai messo sotto la terra quale albero diverrai. E allora ringrazio anche Sara Veltri, coautrice del programma, e il nostro fonico Costanza Mineo, e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.